Nel video sulla bellezza femminile abbiamo visto una cosa chiara: per secoli il corpo delle donne è stato il principale metro del loro valore. Ma attenzione, questo non significa che il corpo degli uomini fosse libero. Spesso uomini e donne seguivano gli stessi ideali estetici. Essere pallidi voleva dire non lavorare nei campi, essere in carne voleva dire avere soldi. La differenza è che per gli uomini il corpo segnalava il potere. Per le donne, molto più spesso, il corpo era il potere, l'unica forma di potere a loro concessa. E allora oggi guardiamo come è cambiata nel tempo anche la bellezza maschile. Per secoli la bellezza maschile non è stata pensata per piacere. Non doveva attirare lo sguardo, doveva comunicare una cosa semplice: che quell'uomo non lavorava con le mani. Per lunghissimo tempo il corpo maschile bello non era quello più prestante, ma quello meno esposto al lavoro e al sole. È vero, nell'antichità trovi anche l'ideale atletico, certo. Basta pensare alla Grecia e alle gare sportive. Però attenzione, quella fisicità non è palestra per piacere, è un corpo che comunica disciplina, cittadinanza, addestramento, è un biglietto da visita. E poi se saltiamo al Medioevo il corpo praticamente sparisce. Strati su strati di tessuto, tuniche lunghe, mantelli. Un uomo bello non era muscoloso, era composto. Spalle dritte, postura controllata, barba curata. Anche un po' di rotondità non era un difetto, significava stabilità. Anche i capelli fanno parte del messaggio. Portarli medio lunghi era un segno di privilegio. Capelli troppo corti invece volevano dire lavoro, servitù, fatica. Il messaggio doveva essere chiaro: io non sto nei campi, io non mi brucio al sole, io non mi spacco la schiena. I contadini invece dovevano muoversi, sudare, stare al sole, e i mantelli erano ingombranti e inutili. Si lavorava con tuniche leggere, maniche arrotolate, e il corpo per chi lavorava nei campi era più esposto. Un fisico segnato dal sole e dal lavoro era la prova che dipendevi dal tuo corpo per sopravvivere. Nel primo Rinascimento la cosa diventa quasi teatrale. Abiti imbottiti, maniche enormi, stoffe pesanti, pellicce. Il corpo reale viene riscritto dai vestiti, cioè l'outfit non valorizza il fisico, ma lo sostituisce. È come dire: non guardare quanto sono forte, guarda quanto sono importante. Un corpo coperto era un corpo protetto dal lavoro fisico, dal sole, dalla fatica. E se la forza compare, spesso è una forza di funzione militare, cavalleresca, legata al ruolo. Non è ancora una questione estetica da esibire. La bellezza maschile per molto tempo non è stata una questione di muscoli, ma una questione di distanza. Tra 500 e 700 qualcosa cambia. Il corpo maschile non serve più a dichiarare uno status, serve a dimostrare controllo. Non basta appartenere all'elite, bisogna saperla incarnare. Nel Rinascimento maturo e poi nelle corti europee dell'età moderna, il corpo maschile diventa una specie di progetto educativo. Anche il volto viene regolato. Nel Rinascimento una fronte alta è considerata elegante, per questo uomini e donne arrivano a rasare l'attaccatura dei capelli. L'uomo qui non deve essere forte, non deve essere bello, deve essere composto. Camminare nel modo giusto, stare in piedi nel modo giusto, sedersi, salutare, persino voltarsi nel modo giusto. Il corpo diventa una prova continua di autocontrollo. È l'epoca dei manuali di comportamento, dei trattati di etichetta, delle regole sul comportamento. Un corpo maschile educato è un corpo che non tradisce emozioni, non si agita, non eccede, non perde mai la misura. La bellezza maschile passa dal fisico al gesto. Il corpo ideale è proporzionato, misurato, avere un aspetto ben nutrito senza cadere nell'eccesso. La barba deve essere corta o rasata. L'uomo non deve colpire l'occhio, deve dimostrare controllo. Pensiamo ai gentiluomini del 600 e del 700. Parrucche, abiti strutturati, scarpe rigide, busti maschili che costringono la postura. Il corpo non è lasciato libero di muoversi, viene guidato, quasi ingabbiato. Essere eleganti non significa essere naturali, significa essere controllati. Agli occhi di oggi questi uomini possono sembrarci femminili, ma in realtà incarnavano il massimo della mascolinità del loro tempo. Una mascolinità fatta di controllo, distanza e potere. La postura diventa un linguaggio, la lentezza un segno di superiorità.
e il dominio del corpo una forma di potere. Un uomo che si muove troppo, che gesticola troppo, che occupa troppo spazio, è un uomo che non si governa e se non può governare se stesso, non può governare nulla. Per questo la bellezza maschile in questa fase è quasi invisibile, è tutta nella forma, nella misura e nel trattenersi. Il corpo maschile diventa una dimostrazione silenziosa di disciplina, non deve colpire ma rassicurare. Questa è un'idea che resterà potentissima a lungo, perché anche quando più avanti tornerà la forza fisica non sarà mai una forza libera, sarà sempre una forza che deve avere uno scopo. Tra la fine del Settecento e l'Ottocento qualcosa cambia di nuovo. La forza fisica rientra nel corpo maschile, ma non come bellezza, come funzione. Un uomo bello è robusto, resistente, ha mani grandi, spalle larghe e anche un po' di pancia. Essere troppo bello poteva sembrare poco serio. Barba e baffi diventano quasi obbligatori. Sono segno di maturità, virilità e affidabilità. Un volto troppo liscio rischia di sembrare acerbo o poco autorevole. È l'epoca delle grandi trasformazioni, rivoluzioni, eserciti di massa, imperi, industrializzazione e il corpo maschile torna a contare, ma con una condizione precisa: deve servire a qualcosa. Il modello non è l'uomo bello, è l'uomo utile. Il corpo forte diventa accettabile quando è legato a un ruolo: soldato, operaio, cittadino. Nell'Ottocento l'uomo ideale è resistente, robusto, capace di sopportare fatica e dolore. La muscolatura non è un ornamento ma una prova di efficienza. La forza non è mai fine a se stessa, è sempre giustificata da un dovere. I capelli si accorciano e si ordinano, riga precisa, niente ciuffi ribelli. L'ordine del corpo deve riflettere l'ordine morale. Anche quando il corpo maschile diventa visibile, nelle foto, nei dipinti, nei primi spot, non è mai spettacolo puro. È disciplina militare, è produttività industriale, è sacrificio. Un uomo troppo attento al proprio aspetto rischia ancora di sembrare sospetto, vanitoso, inaffidabile, poco serio. La forza maschile in questa fase è tollerata solo se non chiede di essere guardata. Ed è qui che sta il punto chiave. Per secoli il corpo maschile può essere forte, ma non desiderabile. Può essere ammirato per quello che fa, non per quello che mostra. Resta uno strumento, non è ancora uno spettacolo. All'inizio del Novecento succede qualcosa di nuovo. Per la prima volta il corpo maschile non serve solo a lavorare, combattere o controllarsi, comincia a essere guardato. Cinema, fotografia, sport di massa, il corpo maschile entra nello spazio pubblico come immagine. Non è più soltanto funzionale, diventa visibile e vendibile. E questa è una novità enorme. Lo schermo cambia le regole. Il corpo maschile può finalmente esistere anche per l'occhio di chi guarda. Pensiamo agli attori degli anni 20, 30 e 40. Non sono bodybuilder, non sono ipermuscolari, ma il loro corpo conta. Bastava essere atletici, eleganti nei movimenti, avere presenza. Il fisico deve sembrare naturale, allenato sì, ma costruito no. Conta come portamento, presenza scenica, come carisma fisico. Il fascino maschile non è più solo comportamento, è immagine. La bellezza dell'uomo diventa qualcosa che si può osservare e desiderare. Ma anche quando il corpo maschile viene mostrato, resta comunque controllato. Gli sportivi sono disciplinati, gli attori sono costruiti dall'industria cinematografica. Il fisico è atletico, sì, ma mai eccessivo. È uno spettacolo sorvegliato. Questa non è ancora l'era della palestra, è l'era dell'immagine. Il corpo maschile inizia a contare per come appare, ma solo entro limiti molto precisi. Deve piacere, ma non troppo. Deve farsi guardare, ma senza sembrare vanitoso. Per la prima volta, però, la bellezza maschile smette di essere solo funzione e diventa spettacolo. Nella seconda metà del Novecento il corpo maschile cambia ancora una volta funzione. Non è più solo uno spettacolo, ma diventa un obiettivo. Dagli anni 60 in poi succede qualcosa di nuovo. Il corpo maschile non è più solo guardato dagli altri, è guardato dall'uomo stesso. Arrivano la palestra, il fitness, il bodybuilding, ma soprattutto arriva il confronto. Il corpo dell'uomo entra in un sistema di misurazione continua.
foto, riviste, poi video, social, algoritmi, il corpo diventa qualcosa da ottimizzare. Non basta più essere utili, non basta più essere disciplinati, non basta più apparire bene, bisogna migliorarsi. Oggi anche avere un po' di pancia è diventato un fallimento, una cosa che per secoli era normale o addirittura desiderabile. Se guardiamo al cinema, la cosa è chiarissima. Gli stessi personaggi interpretati dallo stesso attore oggi devono essere molto più grossi e definiti di 20 anni fa. Non perché la storia lo richieda, ma perché lo standard visivo è salito. Quello che prima era muscoloso oggi è solo normale e quello che oggi chiamiamo muscoloso è spesso qualcosa che si può mantenere solo per poche settimane. La bellezza maschile diventa una prestazione permanente. E qui c'è il vero paradosso. Per secoli il corpo maschile era uno strumento a servizio di un ruolo. Oggi è diventato un progetto personale. Peli, barba, capelli, oggi tutto deve essere una scelta identitaria, anche quello che prima non lo era. Un progetto che però non è mai davvero libero, perché segue standard, aspettative, confronti. Il controllo non arriva più dall'esterno, è stato interiorizzato. Il corpo maschile di oggi può essere desiderabile, certo, ma deve anche essere performante, sano, efficiente e giovane e soprattutto sempre migliorabile. La pressione non è più quella di rappresentare uno status, ma quella di non essere mai abbastanza. Se guardiamo tutto il percorso, una cosa diventa chiara. La bellezza maschile non è mai stata stabile, è sempre cambiata insieme alla società. Per secoli il corpo maschile non è stato un ideale estetico, ma uno strumento. Uno strumento per segnalare status, per dimostrare controllo, per servire una funzione, per diventare immagine e infine progetto personale. Nemmeno il corpo maschile è stato mai davvero libero, è solo cambiato il tipo di aspettativa che gli è stata messa addosso. Uomini e donne non hanno mai avuto lo stesso rapporto con il corpo, ma una cosa li accomuna: il corpo è sempre stato usato per dire qualcosa in più di sé: status, valore, ruolo, appartenenza. È vero, non solo le donne hanno subito pressioni sul corpo, canoni e aspettative. Tuttavia bisogna ricordare che per gli uomini il corpo non era l'unica misura del loro valore. Per le donne invece il corpo è stato molto più spesso il principale, se non l'unico, spazio di riconoscimento sociale. Perciò, quando pensiamo alla bellezza come a qualcosa di naturale, ricordiamoci che in realtà stiamo guardando secoli di aspettative sociali che si sono stratificate sui corpi maschili e femminili. La bellezza non è mai stata solo una questione estetica, è sempre stata una questione di società.